Salve a tutti ragazzi, io sono Roby Rocks, benvenuti nel mio studio, benvenuti qui sul mio canale. Oggi vi voglio parlare di X-Vive P58, un sistema wireless per chitarra basso a 5,8 GHz. Ma prima di iniziare lasciatemi ringraziare X-Vive per avermi inviato il P58, così che io l'ho potuto testare, provare e naturalmente, eccomi qui, recensirlo per voi. Quindi direi di iniziare subito vedendo che cosa troviamo all'interno della confezione. La confezione si presenta in questa maniera, apriamola e diamo un occhio al contenuto. Troviamo quindi il trasmettitore X-Vive P58, il ricevitore X-Vive P58R, mentre all'interno di questa scatolina troviamo dei fogli informativi, il manuale, l'alimentatore per alimentare il ricevitore e il cavetto USB per ricaricare il trasmettitore. Il ricevitore si presenta così, molto robusto e solido, realizzato in metallo. Le dimensioni sono simili a quelle di un comunissimo pedalino Boss. Frontalmente presenta uno schermo su cui visualizzeremo l'accordatore, un pulsante per accendere e spegnere l'accordatore e un piccolo pulsantino per cambiare il canale di trasmissione e ricezione. Da un lato abbiamo l'ingresso a jack qualora volessimo collegare una chitarra con il cavo e il selettore della modalità d'uso se bufferizzato o true bypass. Dall'altra parte invece abbiamo l'uscita, sempre jack, per collegarci al nostro amplificatore o pedaliera. Frontalmente invece abbiamo la connessione per l'alimentazione e l'uscita USB per ricaricare il trasmettitore. Il trasmettitore è molto piccolino, in plastica, si apre in questo modo e le dimensioni sono leggermente più piccole e contenute del già famoso X-Vive U2. Frontalmente presenta dei LED che ci indicano lo stato della carica e il canale selezionato, l'ingresso per ricaricare la batteria e due pulsanti, uno per l'accensione e uno per la selezione della modalità d'uso e del canale di trasmissione. L'alimentatore serve per alimentare il ricevitore, mentre invece il cavetto USB-C serve per ricaricare il trasmettitore. Ebbene, prima di iniziare a vedere come collegarlo e come utilizzarlo, vi do alcune informazioni, secondo me quelle più importanti, che interessano a noi chitarristi. Allora, innanzitutto, il X-Vive P58 è un sistema wireless che lavora a 5,8 GHz, quindi una banda di frequenza molto elevata, così da evitare, per quanto possibile, eventuali interferenze. Il sistema naturalmente di trasmissione è di tipo digitale, con una frequenza di campionamento di 24 bit 48 kHz, quindi possiamo dire una risoluzione professionale. Anche la risposta in frequenza è ad altissimo livello, vale a dire dai 20 ai 20.000 Hz, ossia tutto lo spettro udibile da un orecchio umano sano e giovane. Per quanto riguarda invece appunto il suono, abbiamo un range dinamico di 110 dB, quindi è un range dinamico molto buono, e sempre 110 dB è il signal to noise, ossia il rapporto segnale-rumore. Questo significa che abbiamo tra le mani un sistema molto dinamico e al tempo stesso anche molto silenzioso. Altre caratteristiche riguardano la trasmissione, che avviene con una latenza inferiore ai 5 millisecondi per una distanza massima di 100 piedi, vale a dire circa 30 metri. Naturalmente questo dipende dalle condizioni ambientali, ovvero da quanto affollato è l'ambiente dove stiamo suonando e da quanti dispositivi possano interferire o meno.
comunque in un ambiente libero, senza interferenze e senza ostacoli, il P58 riesce a trasmettere, a comunicare fino a 30 metri di distanza. La comunicazione avviene su 6 canali differenti che possono essere selezionati manualmente oppure automaticamente grazie alla funzione autoscan, che seleziona il canale migliore, ossia il canale con meno interferenza e quindi più adeguato alla nostra situazione. Il ricevitore funziona ad energia elettrica, quindi deve essere collegato e alimentato con il proprio alimentatore incluso, e al suo interno dispone anche di un accordatore, mentre il trasmettitore viene alimentato da una batteria al litio integrata che può durare, quindi ha un'autonomia di 5 ore, mentre può essere ricaricata tramite il cavetto USB che ci viene fornito in dotazione. Passiamo al lato pratico, vi mostro come collegarlo e come utilizzarlo. Bene, eccoci qui. Dunque, per prima cosa colleghiamo l'alimentazione al ricevitore e come potete vedere compare questo simbolino qua che rappresenta un 1. Questo è il canale sul quale attualmente il ricevitore sta ricevendo. Quindi adesso non dobbiamo fare altro che accendere il trasmettitore, quindi ci basterà semplicemente spostare questo switch su on ed ecco che anche il trasmettitore, come prima accensione, trasmette sul canale numero 1 ed infatti nel display del ricevitore è comparsa la scritta RF che sta ad indicare che sta ricevendo segnale. Naturalmente possiamo cambiare il canale di ricezione semplicemente premendo il pulsante che troviamo qui sopra. Possiamo selezionare da 1 a 6 canali, ad esempio ora mi metto sul canale numero 3. Come potete vedere il simbolo RF è scomparso, vuol dire che non sta ricevendo segnale, perché naturalmente attualmente il trasmettitore è ancora impostato sul canale numero 1. Quindi per cambiare il canale dovremo semplicemente premere il pulsante Channel Mode e posizionarci sul canale numero 3 ed eccolo lì che di nuovo i due stanno comunicando correttamente. Dopodiché non devo far altro che collegare il trasmettitore al mio amplificatore o pedaliera. Dunque collego il trasmettitore alla mia chitarra che grazie al jack snodato mi permette di collegarlo a qualsiasi tipo di chitarra, vale a dire una Stratocaster, una Telecaster, una SG, una Les Paul, si adatta a tutto. Ebbene, abbiamo completato il tutto, sono pronto per suonare. Come dicevamo, il ricevitore ha anche una funzione di accordatore. Mi basta premere una volta il foot switch ed ecco che funziona l'accordatore. In questa modalità il suono è mutato, significa che in uscita non sentiremo nulla. In blu se la nota è calante, in rosso se è eccedente, mentre in verde quando l'intonazione è corretta. Per disattivare l'accordatore e ritornare a suonare ci basta semplicemente premere una seconda volta. Diamo ora un occhio alla funzione di autoscan, che è quella funzione che ci permette di selezionare automaticamente il canale di trasmissione migliore. Per attivare la funzione di autoscan premiamo per 3 secondi il pulsante che troviamo qui in alto. Come potete vedere comincerà a andare in cerca del migliore canale disponibile. In questo caso, ad esempio, si è fermato sul canale numero 6. Significa che il canale numero 6 in questo ambiente è il segnale con meno interferenze. Quindi non dovrò far altro a questo punto di impostare anche il trasmettitore sullo stesso canale come abbiamo fatto prima. Quindi premendo Channel Mode mi sposterò
sul numero 6 ed ecco che il simbolo RF è ritornato visibile ad indicare che sono di nuovo in comunicazione. Ma ci sono alcune particolarità che secondo me rendono questo sistema veramente interessante e veramente versatile. Innanzitutto il ricevitore presenta anche un ingresso jack. Dunque, qualora ne avessimo la necessità, possiamo collegarci direttamente alla vecchia maniera, ossia con un cavo. Attenzione, quando collegheremo la nostra chitarra tramite jack, il wireless, quindi la trasmissione senza fili, verrà disattivata. Questo significa che il ricevitore non può ricevere contemporaneamente sia da wireless che da cavo. Quando colleghiamo il cavo, il wireless verrà disattivato. Un'altra cosa molto interessante è la modalità di utilizzo, ovvero buffered o true bypass. Questo ci permette di modificare il funzionamento del pedale in modo che, se abbiamo ad esempio delle catene effetto molto lunghe o se abbiamo comunque dei cavi in uscita molto lunghi, è consigliato utilizzare la modalità buffered, mentre se ci colleghiamo direttamente ad un amplificatore, giusto per avere la massima qualità disponibile, allora potremmo optare per la modalità true bypass. Ed anche il trasmettitore presenta un'opzione molto interessante, sempre all'insegna della versatilità, ossia tramite channel mode possiamo selezionare il canale di trasmissione, ma se lo teniamo premuto per 3 secondi si attiverà questo LED che sta ad indicare il funzionamento per pick-up attivi. Sappiamo come molti trasmettitori possano creare problemi quando vengono utilizzati con chitarre che hanno dei pick-up attivi. Ebbene, con questo pulsante, tenendolo premuto per 3 secondi, possiamo scegliere quando il LED è spento se stiamo utilizzando una chitarra con pick-up passivi, quando il LED è acceso se invece lo stiamo utilizzando con pick-up attivi. Anche questo molto versatile, molto interessante. Ed infine, per ricaricare il trasmettitore, naturalmente utilizzeremo il cavo USB che ci viene concesso in dotazione e non dovremo far altro che collegarlo allo stesso ricevitore. In questo modo l'energia elettrica che andrà ad alimentare il ricevitore andrà anche a ricaricare il trasmettitore. Naturalmente, se vogliamo, possiamo utilizzare un alimentatore USB come quello per i cellulari. Quindi ragazzi, fatemi sapere che cosa ne pensate, se per caso lo utilizzate anche voi e come vi trovate. Io devo dire che francamente mi sono trovato molto bene, ma soprattutto è un sistema versatile ai massimi livelli. Che dire, io voglio ringraziare nuovamente X-Vive per avermi veramente mandato questo prodotto, che lo trovo veramente sensazionale, veramente molto bello, molto ben costruito, ma soprattutto pensato proprio per le esigenze dei chitarristi e dei bassisti. Quindi grazie di cuore di nuovo a X-Vive. Come al solito io vi invito a lasciare un like, iscrivervi al canale, cliccare sulla campanellina, fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate e che dire, ci si vede alla prossima. Ciao!